Bene, amici del canale Conoscere e Allevare le Api, ancora un breve filmato sulla smielatura e sul laboratorio. Generalmente nei laboratori si cerca di dividere l'ambiente in due sezioni, in due parti. Una prima parte, che è questa dove mi trovo io adesso, dove effettivamente proprio si smiela, nel senso che si disopercola. Questa è la disopercolatrice con i suoi opercoli dentro, quindi si disopercola e poi si va qui a centrifugare. Si va a centrifugare, quindi la smielatura vera e propria si fa in questa prima sezione, dove si tiene anche un deumidificatore ambiente per tenere l'umidità bassa. Si divide quindi fra parte smielatura vera e propria e centrifugazione e la parte invece di maturazione e di filtrazione. E questa divisione aiuta un pochino perché in questa parte c'è un lavoro un po' più delicato, insomma, perché può esserci qualche ape, può esserci insomma una minima possibilità di contaminazione del miele con qualche impurità che dopo verrà tolta successivamente. Quando il miele si trova in un secchio come questo qua, allora a quel punto lì passo nell'altra sezione del laboratorio in cui vado adesso, sezione che è dedicata solo ed esclusivamente alla filtrazione e alla decantazione. Quindi qui in pratica qui non arrivano favi, arriva semplicemente del miele già smielato che esce dalla centrifuga. Durante la centrifugazione nel miele si mescola molta aria che in qualche modo deve venire a galla e deve essere eliminata, diciamo. La prima fase è quella di una filtrazione. Vedete qui abbiamo un maturatore da 4 quintali con il filtro, doppio filtro a tramoggia, che è il filtro che utilizzo io, che adesso tiro giù e vi faccio vedere nel dettaglio perché questo è pulito. L'ho appena messo su un attimo fa solo per fare il filmato. Questi legni qui in realtà mi servono solo ed esclusivamente per tenere su un filtro che in questo caso è più piccolo dell'apertura del maturatore. Questo è un doppio filtro a tramoggia. Perché doppio? Perché ve lo faccio vedere, si separa in due parti. Il miele in realtà viene versato nella parte superiore qui e c'è un primo filtro più grossolano che è questo qui sopra, poi passa nella seconda sezione del filtro che ha una rete decisamente più fina. Questi filtri sono comodi, molto comodi, perché in realtà il secondo filtro si sporca pochissimo, perché quasi tutte le impurità vengono fermate già dal primo filtro. E a quel punto lì che cosa si fa? Qual è il vantaggio di questo tipo di filtro? Dopo aver versato un secchio, prima di versare il secchio successivo, si prende una palettina come questa, si raschia così e si tirano via tutte le impurità di cera, pulendo il filtro appena utilizzato. E allora cosa succede? Io praticamente pulisco il mio filtro tutte le volte che verso un nuovo secchio di miele, prima pulisco il filtro con la paletta. In questo modo qui il vantaggio è che con un filtro di questo genere qua, usato in questo modo, pulendolo tutte le volte che si butta giù un secchio di miele, si riesce a riempire un maturatore di 4 quintali lavando il filtro solo alla fine, quando tutto
tutto il maturatore è ormai stato riempito. Questo maturatore qui da 4 quintali e quello di là, anche lui da 4 quintali, sono stati tutti e due in realtà riempiti, pulendo il filtro tutte le volte, tante volte con la paletta, ma lavandolo solo alla fine una volta. Questo è un grande vantaggio che hanno questi filtri a tramoggia doppi, diciamo, ecco. Quindi io utilizzo sempre questo, ne abbiamo due, utilizziamo questi qua. Quindi la prima fase è una fase di filtrazione. Nel maturatore arriva giù del miele che a quel punto è quasi completamente pulito. Dico quasi perché qualche impurità può rimanere, ma verrà a galla successivamente per decantazione. E l'unico problema che rimane ancora è che il miele contiene dell'aria che verrà a galla come una schiuma biancastra. Forse qui riusciamo anche, su questo più piccolo, riusciamo a inquadrare, riesco a farvi vedere che c'è un po' questa schiumetta bianca più o meno abbondante che viene sempre su, assieme a qualche piccola impurità che può esserci nel maturatore. Naturalmente in maturatori più grandi il quantitativo di schiuma aumenta in modo decisamente rilevante. Su questo maturatore c'è già uno strato abbastanza consistente. Sui maturatori da 4 quintali c'è proprio un bello strato abbastanza abbondante di questa aria che viene a galla. Il processo di decantazione è un processo lento e quindi che richiede del tempo. Allora, molti sul canale mi hanno chiesto: ma quanto tempo? Secondo me un tempo medio e minimo che possiamo calcolare è almeno 8-10 giorni servono perché venga a galla tutta l'aria e anche le impurità. Se poi l'ambiente in cui tenete il maturatore è un ambiente freddo e magari il miele è un miele tipo una melata molto denso, allora bisogna calcolare un tempo più lungo che va dai 10 ai 15 giorni come minimo, perché questo processo di decantazione possa avvenire bene. Se voi tirate fuori il miele troppo presto, quando questa decantazione non è ancora avvenuta bene, vi succede che lo mettete nel vasetto e vedete sopra una schiumetta bianca. Quella schiumetta bianca non è altro che aria che aspettando sarebbe andata a galla, ma che invasando troppo presto ci rimane poi nel vasetto. Non è una cosa gravissima, nel senso che è solo aria in definitiva, però per chi acquista, insomma, non è un bel vedere, ecco, aprire il vasetto e trovare questa schiumetta sopra. Dopo aver messo nei maturatori si fa anche un controllo con il rifrattometro della quantità di acqua contenuta. Questo è un semplice rifrattometro, si preleva una goccia di miele, si mette qua sopra, si chiude lo sportellino e poi si guarda dentro qui e si fa la lettura della quantità di acqua che è contenuta nel miele in percentuale, diciamo. Ecco, bisogna stare un po' attenti perché a seconda di dove voi misurate l'umidità del miele trovate dei valori diversi. Per esempio in questo maturatore qui da 2 quintali che ha già una certa altezza, se io faccio una misurazione prelevando da qui, quindi da un vasetto invasato da qua, quindi un prelievo basso, oppure faccio una misurazione con un prelievo alto, posso avere tranquillamente anche un grado di differenza, cioè vi può succedere che qui misurate 18 e quindi dite va quasi bene, ma poi misurate qua sopra e qua sopra magari misurate 19. Allora chiaramente noi dobbiamo fare una media, dobbiamo dire che qui avrei
un 18,5 più o meno. Questo succede perché naturalmente, questo è un principio fisico, il miele che ha più acqua pesa di meno e quindi viene a galla, ecco, diciamo. Queste sono un po' alcune attenzioni che bisogna avere. Dopo aver fatto le due misurazioni, si decide se quel miele lì va deumidificato e va messo quindi nel concentratore, oppure se si può mantenere, ecco, diciamo così com'è. Da un punto di vista della lavorazione, diciamo, il miele non subisce trasformazioni, perché se ci pensate un attimo, tutti i meccanismi di lavorazione sono dei processi meccanici. Togliamo gli opercoli, è un processo meccanico, centrifughiamo, anche quello meccanico, filtriamo e decantiamo nel maturatore. Quindi in realtà il miele resta esattamente quello che era prima, così come era nel favo. I nostri problemi sono semplicemente quelli di togliergli un po' di impurità di cera che possono entrare nella lavorazione e di far venire a galla l'aria che è entrata durante la centrifugazione, ma in sé per sé si tratta di processi meccanici che lasciano il prodotto esattamente com'era. Ecco, questo dal laboratorio di smiratura è tutto, un saluto e alla prossima.